tutti! Nel tutorial di oggi facciamo questo acchiappasogni ad uncinetto. Era da tanto che volevo fare un acchiappasogni e da tanto che me lo chiedevate e quindi eccolo qui. Ho pensato di fare questo acchiappasogni XXL, ma voi ovviamente potete farlo della misura che volete aggiungendo gli elementi che preferite. Io vi do i 3 schemi, le 3 grandezze e lo schema della piuma. E poi vedremo il montaggio. Ho diviso in 2 il tutorial perché altrimenti sarebbe diventato troppo lungo. Io ho scelto di farlo a tema marino con colori del mare e della sabbia e aggiungendo le conchiglie, ma questo va a gusto, voi potete farlo del colore che volete aggiungendo o meno elementi come possono essere le conchiglie, ma anche le perline. È tutto opzionale. Come vedrete nel tutorial i 3 schemi si assomigliano molto e quindi se siete un po' avvezzi all'uncinetto potrete capire facilmente come modificare lo schema per utilizzare cerchi anche di grandezze diverse. Io ho composto l'acchiappasogni in questo modo, ma potete fare un unico acchiappasogni con questa grandezza oppure 2 così, insomma potete unire gli elementi come preferite. Io non vi nascondo che adoro questo acchiappasogni. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se vi piace, se l'avreste fatto diversamente, che colori utilizzerete per il vostro, lasciatemi un bel messaggio qui sotto al video oppure regalatemi il vostro like. Per fare l'acchiappasogni io ho utilizzato il cablè numero 5, ma potete utilizzare in realtà un qualunque filato. Se volete mantenere le misure che vi ho dato io ho usato appunto il cablè numero 5 e per gli acchiappasogni un uncinetto da 2,5 mm. E per le piume un uncinetto da 2 mm. I cerchi che utilizzo io sono questi in metallo rivestiti e li compro in merceria. Per questo acchiappasogni ne ho utilizzato uno dal diametro di 25 cm, uno dal diametro di 15 e 3 dal diametro di 10. Di lavoro ne abbiamo da fare e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chiudiamo in cerchio queste catenelle facendo un punto bassissimo nella prima catenella. Lavoreremo tutto il primo giro in questo cerchietto che abbiamo creato. La ripetizione che ripetiamo nel primo giro è un punto alto, una catenella. Sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle, quindi 3 catenelle per il primo punto alto e una catenella per l'archetto. E ripetiamo un punto alto, una catenella e ripetiamo questa ripetizione in tutto per 16 volte. E via via che lavoriamo avviciniamo i punti per avere spazio nel cerchio per lavorare tutte le ripetizioni che dobbiamo lavorare. E se vogliamo, in questo primo giro nascondiamo anche la codina iniziale attraverso i punti. Lavorate le 16 ripetizioni, contando anche la prima in cui abbiamo sostituito il primo punto alto con 3 catenelle, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi proprio nella terza catenella. E lo chiudiamo con un punto bassissimo e poi lavoriamo un punto bassissimo per spostarci nel prossimo archetto. E da qui iniziamo il giro 2. Nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti. In ogni archetto lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme e poi separiamo con un archetto di 4 catenelle. Per il primo archetto lavoriamo 2 catenelle e un punto alto. E questi sono i nostri primi 2 punti alti chiusi assieme. Un archetto da 4 catenelle
e in tutti gli altri archetti 2 punti alti appunto chiusi assieme. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2, mi fermo qui e ne lavoro un altro. Filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2 e adesso chiudiamo tutto assieme. E un archetto di 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. E ripetiamo questa ripetizione fino all'ultimo archetto. Nell'ultimo archetto non lavoriamo le catenelle e vi mostro come finire il giro. Ho lavorato tutto il giro e manca da lavorare solo l'ultimo archetto. Qui, anziché lavorare 4 catenelle e chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto, per trovarci già al centro dell'archetto lavoriamo una catenella e un punto alto dove dobbiamo chiudere il giro, quindi proprio sul primo punto alto. Un punto alto qui. In questo modo, come vedete, ci troviamo già al centro dell'archetto, che è proprio dove dobbiamo iniziare il prossimo giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso nell'archetto e 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto basso nell'archetto, 4 catenelle. E continuiamo così tutto intorno. Se avete paura di confondervi e non riconoscere l'inizio del giro, qui mettete un marker. Mettete un marker nel primo punto basso, in modo da essere certe di non continuare a lavorare a spirale intorno, perché è già successo. Lavoriamo tutto il giro tranne l'ultimo archetto. Lavorato tutto il giro, sostituiamo anche in questo caso l'ultimo archetto con una catenella e un punto alto, e il punto alto lo lavoriamo dove chiudiamo il giro, nel primo punto basso. E così termina anche il giro 3. Nel giro 4 lavoriamo un punto basso nell'archetto e un archetto da 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. E ripetiamo questa ripetizione per tutto il giro. Questa volta dobbiamo sostituire un archetto da 5 catenelle e quindi lavoriamo 2 catenelle e un punto alto nel primo punto basso del giro. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso nell'archetto e un archetto di 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ripetiamo questa ripetizione per tutto il giro. Questa volta dobbiamo sostituire alla fine del giro un archetto di 6 catenelle, quindi lavoriamo 3 catenelle, 2, 3 e un punto alto nel primo punto basso del giro. E nel prossimo giro lavoriamo nello stesso modo ma con una catenella in più, quindi un punto basso in ogni archetto e 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto basso, 7 catenelle. Questa volta dobbiamo sostituire un archetto da 7 catenelle, quindi lavoriamo 2 catenelle e un punto alto doppio nel primo punto basso. 1, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2. Abbiamo lavorato così perché il punto alto doppio è alto circa come 5 catenelle, quindi 5 più 2 sono le 7 catenelle che ci servivano. Nel prossimo giro lavoriamo un punto basso nell'archetto e 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto basso nell'archetto, 8 catenelle. E per l'ultimo archetto lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e un punto alto doppio nel primo punto basso.
e nel prossimo giro lavoriamo un punto basso nell'archetto e 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Un punto basso nell'archetto, 9 catenelle. Lavoriamo anche l'ultimo archetto normalmente di 9 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Facciamo così perché nel prossimo giro iniziamo a lavorare dal punto basso. Se volete lavorare questo acchiappasogni cambiando colore ad ogni giro, lavorate tutti i giri in questo modo, terminando anche l'ultimo archetto normalmente, lavorando tutte le catenelle che servono e con un punto bassissimo nel punto basso. Qui lavorate una catenella di sicurezza e tagliate il filo e riagganciate il filo del nuovo colore in uno qualunque degli archetti. Nel prossimo giro lavoriamo un punto alto nel punto basso e lo sostituiamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, e questo è il punto in cui chiuderemo il giro, quindi se volete qui nell'ultima catenella potete mettere un marker. Poi lavoriamo un archetto di 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e un altro punto alto sempre nel punto basso. Un archetto di 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e un punto basso nell'archetto e 4 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. La rivediamo. Nel prossimo punto basso un punto alto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto alto, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto basso nell'archetto e 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. E ripetendo questa ripetizione completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella dove avevamo messo il marker. Un punto bassissimo, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è quello che dobbiamo ottenere, un lavoro ad uncinetto ben più piccolo del cerchio che abbiamo scelto. Quindi se state lavorando con un filato diverso o se avete provato a modificare lo schema per fare l'acchiappasogni magari un po' più grande, considerate che il lavoro deve essere circa 2 dita, 2 centimetri circa, più piccolo del cerchio che avete scelto. In questo modo adesso quando andremo a lavorare il giro che collega l'acchiappasogni al cerchio, l'acchiappasogni verrà bello teso. Prepariamo un nodino iniziale con il filo con cui vogliamo fare il contorno, estraiamo l'uncinetto ed entriamo con l'uncinetto in uno degli archetti tra i punti alti dell'ultimo giro, così, e passiamo anche sotto al cerchio. Riagganciamo il filo e portiamo fuori. In questo modo il filo passa intorno sia al lavoro che al cerchio. Facciamo una catenella per agganciare e un punto basso dentro l'archetto del lavoro. Quindi per lavorare intorno al cerchio con l'uncinetto passo dentro all'archetto e sotto al cerchio, porto fuori il filo e chiudo il punto. È come quando nascondiamo le codine iniziali e le prendiamo attraverso i punti. Nella stessa maniera lavoriamo attraverso il cerchio. Lavoriamo un punto basso nell'archetto e poi nel cerchio. Quindi
Con l'uncinetto passiamo sotto al cerchio, possiamo nel frattempo nascondere anche la codina, raccogliamo il filo, portiamo fuori e chiudiamo il punto e stringiamo bene il punto. E tra un archetto e l'altro, dove agganceremo il lavoro, lavoriamo 25 punti. Con l'uncinetto passiamo sotto al cerchio, raccogliamo il filo e chiudiamo il punto. Così. Lavorati i 25 punti, agganciamo un altro archetto. Agganciamo sempre e solo gli archetti tra i punti alti dell'ultimo giro. Quindi, oltre a inglobare il cerchio nel punto, prendiamo anche l'archetto. In questo modo. Poi lavoriamo altri 25 punti e agganciamo il prossimo archetto e così via per tutto il giro. Una volta agganciato tutto il giro, quindi tutto l'acchiappasogni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo lavorato. Ed ora facciamo un'asola di catenelle per poter appendere l'acchiappasogni, e questa potete farla grande quanto volete. Io per esempio ho lavorato 24 catenelle e adesso chiudiamo con un punto bassissimo sempre nel primo punto basso. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E come sempre i fili li nascondiamo attraverso i punti sul retro con un ago. Per l'acchiappasogni medio, quello da mettere nel cerchio da 15 cm, per i primi 2 giri utilizziamo lo stesso schema dell'acchiappasogni grande, con l'unica differenza che anziché nel primo giro lavorare 16 ripetizioni, ne lavoriamo 12 e quindi avremo 12 ripetizioni in ogni giro. Anche nei giri successivi lavoriamo in maniera veramente simile all'acchiappasogni grande e quindi io vi lascio il piccolo acchiappasogni qui e vi scrivo di lato lo schema dei prossimi giri, che sono tutti da un punto basso nell'archetto e un archetto di X catenelle, e ci rivediamo per l'ultimo giro. Lavoriamo insieme l'ultimo giro di questo acchiappasogni, che è molto simile a quello dell'acchiappasogni grande. Partiamo dal punto basso e nel punto basso lavoriamo un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, un archetto da 3 catenelle e un punto alto, 2 catenelle e un punto basso nel prossimo archetto e 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. La vediamo un'altra volta. Nel prossimo punto basso un punto alto, 3 catenelle, 1, 2, 3, un punto alto, 2 catenelle, un punto basso nell'archetto, 2 catenelle, e ripetendo questa ripetizione completiamo tutto il giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto del giro, quindi nella terza catenella. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E poi lavoriamo il giro di punti bassi che unisce l'acchiappasogni al cerchio. Un punto basso nell'archetto, come abbiamo fatto per quello grande, e tra
un aggancio e l'altro, lavoriamo 16 punti bassi. Alla fine chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto, come abbiamo fatto per la acchiappasogni grande. Ed ora è arrivato il momento di dare forma al nostro acchiappasogni. Posizioniamo tutti i cerchi nella posizione che preferiamo e uniamo questo medio a quello grande lavorando una riga di catenelle lunga quanto serve. Quanto lunghe fare le catenelle lo decidete voi a seconda di come volete strutturare l'acchiappasogni. Io userò questi 5 cerchi e li metterò più o meno in questa posizione, ma per esempio potrebbe essere fatto anche solo dei 3 cerchi di misure diverse, e la stessa cosa vale poi per le piume che volete aggiungere. Aggiungete tutte quelle che preferite. In questo caso ho lavorato 13 catenelle ed ora tagliamo il filo bello lungo. La prima parte del tutorial termina qui, ci vediamo nella seconda parte in cui vedremo il resto degli schemi e il montaggio.